Buongiorno a tutti. Quest'oggi vorrei fare un video su un tema abbastanza discutibile, e cioè sul sentirsi belli o sentirsi brutti. Attenzione, non è essere belli o essere brutti, è sentirsi belli o sentirsi brutti. E faccio questa precisazione perché nella mia esperienza ho appurato che il sentirsi belli o brutti non dipende assolutamente da come siamo esteticamente, ma da come ci percepiamo interiormente. Voglio dire che noi abbiamo un concetto di noi come persona bella o persona brutta a seconda di quanto ci valutiamo o svalutiamo, non a seconda delle effettive condizioni fisiche. E infatti ricordo una volta, quando da giovane lavoravo presso una ASL e facevo terapia di gruppo, la mia capa mi disse, lei mi mandava faceva un colloquio preliminare e poi mi mandava le persone per fare terapia di gruppo, perché noi facevamo ricerca scientifica. Noi facevamo ricerca scientifica e ricordo che quando proposi, l'ho già raccontato ma ci tengo a riproporlo, quando io proposi di dimostrare nella ricerca scientifica che facevamo in una rivista molto quotata, una delle poche quotate all'estero, per dimostrare la frequenza degli abusi sessuali sui bambini, lei mi disse no, non lo possiamo fare perché ci fanno chiudere domani, perché anche allora era proibita. Chiudo parentesi, anche perché qualcuno si lamenta delle mie divagazioni. Allora, l'essere belli o brutti dipende da come ci sentiamo dentro. Ricordo ancora che questa capa mi mandò nel gruppo appunto una fanciulla dicendomi: guarda, ti mando una ragazza bellissima. Io facevo le terapie di gruppo, come ho detto adesso. Lei iniziò a partecipare al gruppo, prese la parola e disse: badate, una ragazza alta, capelli biondini, occhi verdi, a mandorla, un corpo perfetto, una pelle perfetta, era di una bellezza sconvolgente. Forse la ragazza più bella che ho mai visto. E lei disse: io mi sento brutta. Mormorio di tutti. E lei: io lo so che voi mi dite che non è vero, però io mi sento brutta lo stesso. Un'altra paziente disse con molto spirito: questo è uno schiaffo alla miseria. Questo per dire che noi ci sentiamo non come siamo, ma a seconda del nostro vissuto. Il nostro vissuto dipende dai nostri genitori. È sempre così. Non c'è deroga a questo. Noi ci sentiamo a seconda di come ci hanno fatto sentire i nostri genitori. Noi abbiamo l'imprinting come gli animali, come tutti gli animali. Siamo animali. Come Konrad Lorenz fece notare, prendendoci, mi pare, un Nobel sull'imprinting degli animali, che avvenivano entro pochi giorni, in noi avviene molto più a lungo. D'altronde noi alleviamo i figli molto più a lungo, per cui abbiamo un imprinting più lungo. Essere belli o brutti dentro di noi significa essere accettabili o meno.
Ci sono dei ragazzi che si sentono brutti, che vorrebbero avere le donne ma solo quelle belle e che vorrebbero addirittura obbligarle a fare sesso con loro, perché loro hanno diritto. Io dissi a uno di questi: allora pure gli omosessuali hanno diritto con lei a fare sesso, perché a loro piace lei. No, quello no, perché io non sono omosessuale, non mi piace. Dico: benissimo, però a lei non piacciono le donne brutte. Se lei è brutto, perché le donne dovrebbero far sesso con lei? Naturalmente non c'è una logica in questo, perché spesso gli uomini che si sentono brutti sono i cosiddetti incel, che hanno subito abusi materni. Anche perché nella nostra cultura occidentale quella bella deve essere la donna, non l'uomo. E in effetti la donna fa del tutto per farsi notare, porta abiti scollati o porta vestiti con colori molto vivaci, no? Vestiti colorati, vestiti ampi, vestiti particolari, no? Si acconcia e si trucca in maniera particolare per piacere agli uomini. Naturalmente gli uomini si arrabbiano, dicono: si trucca o non si trucca per me? E perché si dovrebbe truccare per lui? Tutti noi abbiamo i nostri gusti particolari. Si trucca sperando di trovare quello che le piace. E non c'è nulla di male nel truccarsi, nel tentare di sedurre, nel mostrarsi un po', eccetera, eccetera. Anche se i bacchettoni. Ma i bacchettoni in genere sono quelli più immorali, immorali. Chiaro? Allora è naturale che la donna cerchi di esibirsi. Non è naturale che i genitori la contrastino per questo, se non perché può correre dei rischi e quindi devono stare attenti che lo faccia in determinato modo, non pericoloso. Ma non devono trattarla da immorale, perché non c'è nulla di immorale nel tentare di sedurre da parte della donna. È come dire al pavone: non devi fare la ruota perché sei immorale. Perché? Quello fa la ruota per esibirsi. È la sua natura, è così nella donna. Ma la donna non dovrebbe avere sesso, dovrebbe farlo così, improvvisamente gli scatta quando vede l'amore della sua vita. Beati voi. Allora, essere belli quindi vuol dire, anzi sentirsi belli vuol dire accettarsi dentro, mentre sentirsi brutti è non accettarsi dentro. A parte che il concetto di bellezza è anche molto mutato nel tempo, perché la bellezza, non so, greco-romana o quella medievale sono molto diversi, no? La bellezza medievale con le spalle cadenti, col seno piatto, eccetera, eccetera, insomma. Oggi addirittura la donna è bella se ha dei seni esagerati. Questo non è carino, perché è un'esaltazione della donna madre, che con la sessualità non ci dovrebbe entrare per nulla. Per cui gli uomini che cercano le tettone, stiano attenti, perché stanno cercando la madre. Così come le donne che cercano gli uomini particolarmente alti, forti, eccetera, spesso cercano il padre. Anche perché le tettone avranno problemi poi con l'età, perché i seni aumentano di per sé e creano anche dei disturbi. Allora, sentirsi belli, abbiamo detto, vuol dire accettare se stessi. Purtroppo noi il concetto di accettazione ce l'abbiamo dai genitori, il primo concetto ce l'abbiamo dai genitori, ed è quello che si fissa dentro di noi.
Per cui se i genitori non ci hanno accettati, noi pensiamo che tutto il mondo non ci accetterà. Se la madre non ci ha accettato, o peggio, noi penseremo che tutte le donne ci disprezzeranno. Gli incel sono una prova di questo. Gli incel sono quelli che non hanno mai fatto sesso perché le donne, dicono loro, non se li filano. In realtà loro non si filano le donne, si sentono bambini rispetto alle donne, sentono le donne come qualcosa di molto più grande di loro, che loro non osano avvicinare e che non avvicinano nella maniera normale, cioè cercando di fare un'amicizia. No? Loro vorrebbero semplicemente che le donne gli aprano le gambe per dimostrare che loro valgono, perché se loro riescono a entrare tra le gambe di una donna valgono. È assurdo, no? E ho conosciuto anche ragazzi che avevano una fidanzata, una bella ragazza, eccetera, si amavano, però cercava sempre altre perché doveva dimostrare di valere. E poi perché se uno è accettato dalle donne deve valere? Può essere anche un gran cretino ed essere accettato dalle donne perché si mostra in un certo modo. Così come una donna può essere accettata dagli uomini perché la vedono molto bella, poi magari la conoscono, si accorgono che è un'oca e non gli piace più. Ma l'importante appunto è piacere a se stessi. Se si piace a se stessi ci si trova non belli in maniera sproporzionata, ci si trova piacevoli. E quindi è un po' come sentirsi belli. Ci sentiamo brutti quando ci sentiamo disprezzabili. Chi ci ha fatto sentire disprezzabile? I genitori. I genitori con le frasi che ci dicono: ma lascia perdere che non capisci niente. Ma no, non è questo, ma non ti intromettere, che ne sai tu. Lascia parlare i grandi. Quando sarai grande capirai. Già queste parole sono dispregiative, ma c'è di peggio. Tu sei stupido? A me dicevano: parla quando pisciano le galline. E ridevano tanto di questo. Io non dovevo parlare. Ero poi l'unica che usava il cervello in famiglia, ma comunque. Oppure ci dicono che a noi bambini, che non siamo in grado appunto di capire, che siamo maleducati, che non valiamo niente, che siamo inutili, che non sappiamo fare niente, eccetera, eccetera. Oppure ci puniscono vietandoci dei piaceri, oppure ci puniscono, è molto più frequente, picchiandoci. E poi ci sono gli abusi sessuali e le torture che non mancano nella Sacra Famiglia. Dico Sacra Famiglia perché la famiglia viene considerata sempre come sacra. Nei libri di scuola ci insegnavano che i genitori erano quelli che si davano da fare per noi, erano quelli buoni, quelli bravi. E naturalmente i bambini guardano la loro famiglia e pensano: bah, sarà. Piano piano ci credono e pensano che la colpa è la loro, se no i genitori non si comporterebbero così male, sono loro che sono sbagliati. Questo lo pensano più o meno tutti, ci cadono tutti. E quindi si sentono sgradevoli e pertanto si sentono brutti. Non è vero che le donne belle sono felici perché tutti le amano, tutti le cercano, perché ricordo si chiamava Naomi Campbell, era chiamata la Venere Nera, aveva tentato il suicidio 5 volte, mi pare. E mi ricordo anche
Marilyn Monroe è considerata la più bella del mondo, si suicidò. La felicità o l'infelicità non deriva da quanto siamo belli, da quanto siamo alti, da quanto siamo bravi, ne deriva da come ci hanno trattati, e deriva da come ci hanno trattato i nostri genitori. Noi siamo belli se siamo amabili. Se non siamo amabili è perché siamo brutti, per cui ci sentiamo belli o brutti a seconda di quanto siamo stati amabili, cioè quanto potenziale avevamo di farci amare, perché non pensiamo mai che i genitori sono quelli che devono avere il potenziale di amare, ma quanto noi possiamo averlo, perché i genitori sono perfetti. Rispetto a noi sono gli adulti, sanno ragionare, sanno fare le cose, sanno vederle, noi sappiamo fare nulla, siamo piccoli, per noi sono degli dei. Criticare un genitore è come criticare un Dio, noi non osiamo criticare neanche Dio, che viene descritto nella Bibbia come un delinquente che stermina l'umanità. Non si può dire che è cattivo, assolutamente, guai, perché già così fa uno sterminio, e se gli dici che è pure cattivo, quello si incazza ancora di più, e che fa? Noi ci sentiamo belli o brutti a seconda di come ci hanno trattato i genitori. È risaputo che gli incel si sentono brutti e odiano le donne belle perché non vanno con loro, e odiano in genere fanno una cosa o l'altra, e odiano gli uomini belli perché sono quelli che le donne cercano. Qualcun altro dice le donne cercano quelli coi soldi, questo è più realistico, a volte sì. Noi non cerchiamo gli uomini belli o le donne belle, almeno le persone sane. Conoscendo le persone, alcune ci piacciono e altre no. Poi quella che è bella per uno può non essere bella per un altro. Il fatto è che l'incel è quello che è stato abusato da piccolo dalla madre. Quindi la madre prima l'ha terrorizzato e schifato, cioè lui è rimasto schifato dalla madre. Poi si è abituato e ha pensato che la madre facesse così perché lo amava, povero illuso. E tutti i bambini lo pensano, anche per gli abusi paterni. In qualche modo devono sopravvivere, per cui si raccontano balle. Dopodiché arriva il periodo in cui il bambino cresce e alla madre non piace più, perché gli piacciono i piccoli. E allora, se il bambino cresce, lei lo molla e lui muore di dolore. E da allora, nella sua vita, lui teme sempre di essere abbandonato. Come una donna l'avvicina, lui teme di essere abbandonato, è terrorizzato. E se la donna lo fa, lui rivive tutto il terrore dell'abbandono della madre, che non è poco, no? Essere abbandonati da una madre. Quindi essere brutti o belli, dovete pensare che se vi sentite brutti, quindi inaccostabili, è per il concetto che avete di voi. Ed è per un concetto che vi hanno espresso. Un esempio. Come vi sentite amabili se i genitori vi hanno predetto che non capite niente, che valete poco, che siete un pigro, che non
che non sapete fare le cose, che non fate progetti, che guardate gli altri quanto sono meglio di voi, eccetera, eccetera, è logico che vi sentite un niente, no? Di non valere. E quindi in base a questo pensate che neanche le donne vi ameranno perché siete brutto. Ma lo pensate perché poi cancellate quello che vi hanno fatto i genitori. Cancellate quello che vi hanno fatto i genitori, ma vi rimane la sensazione. Questo è il fatto, che di tutto quello che ci fanno i genitori noi occultiamo i fatti, ma non le sensazioni. Le sensazioni rimangono, sono meno forti di quelle originarie, ma rimangono. Qualcuno mi ha scritto, ma io sono insicuro fin dalla nascita, eppure ho avuto genitori bravi, attenti, eccetera, eccetera. Non esiste, non è vero. Non si nasce insicuri, non si nasce timidi, non si nasce paurosi, non si nasce ansiosi, non è carattere. Dice, ma allora il carattere non esiste? Sì, il carattere esiste. C'è quello più impavido e quello meno impavido, ma non il pauroso senza ragione. Il pavido, l'impavido si vede di fronte al pericolo, ma il pericolo reale. Deve affrontare un nemico, un animale che lo minaccia o un adulto che lo minaccia. Lì si vede se ha sangue freddo o no, se è in grado di scappare o minacciare a sua volta. Ma di innato c'è soprattutto l'essere introversi o estroversi. L'essere introversi vuol dire non amare stare nel pubblico, non amare di stare nel pubblico. Io per esempio sono una persona introversa. Io non ho mai amato tanto la compagnia degli altri, a meno che non fosse una compagnia particolare, o a meno che non si fossero degli argomenti particolari, cioè delle cose di cui a me interessava parlare. Allora sì. Allora mi ricordo con una mia amica facemmo l'alba a parlare, ci dimenticammo di dormire, perché parlava di cose che a me interessavano. Non avevo difficoltà a parlare con la gente e non avevo difficoltà a parlare in pubblico. Però mi stancavo a morte a parlare con gli altri, perché parlavano di cose che a me non interessavano. Questo è l'introverso. L'estroverso ama parlare con tutti, si adatta con tutti, parla di tutto con tutti, gli piace parlare, gli piace stare al telefono, eccetera. Non esiste un giudizio di valore fra i due tipi. Un estroverso vale quanto più o meno di un estroverso. Non è che sia meglio essere l'uno o essere l'altro, è una particolarità. Sono due persone valide nello stesso modo. Voglio dire, un introverso può essere di valore o non di valore, come un estroverso può essere di valore o non di valore. Ma non c'entra niente il fatto di essere introversi o estroversi. Quindi ci può essere una persona più razionale, una persona meno razionale di carattere. Però se è solo razionale c'è qualcosa che non è andato bene. O se non possiede razionalità c'è qualcosa che non è andato bene. No? Perché l'ideale è che la mente si unisca all'anima. Se una delle due non è cresciuta, sono dolori. Naturalmente c'è sempre un divario, perché noi siamo una società che predilige la mente all'anima. Però se il divario è troppo grande, c'è qualcosa che non è andato bene nell'infanzia. Il fatto è che una persona che non si accetta non si troverà mai bella. O magari si troverà bella appena uscita dal parrucchiere, appena si è sbiancata i denti, appena poi gli passa subito.
perché con gli altri c'ha la cosiddetta ansia sociale, si sente giudicato. Ora, la persona serena pensa pure di essere giudicata, no? Io per esempio sono una persona che mi espongo, è facile che io venga giudicata, solo che la differenza è che quello che non accetta se stesso sta male sentendosi giudicato. Quello che accetta se stesso resta tranquillo, addirittura a volte lo trova divertente. Il vedersi belli o brutti significa io sono amabile o io non sono amabile, io sono accettabile o io non sono accettabile, io valgo o io non valgo. Tutto questo viene confluito nella bellezza. Tant'è vero che la gente si rifà il volto chirurgicamente per essere accettato. Sembra che in Cina stia impazzando la chirurgia plastica. E addirittura ci sono genitori che la fanno fare ai figli pensando che saranno più felici dopo. Naturalmente non è vero. Non è vero, perché noi ci troviamo belli e brutti a seconda di come stiamo dentro. Se noi pensiamo di essere accettabili, noi pensiamo di essere, non direi belli, piacevoli. Se poi a qualcuno non piacciamo, è perché dobbiamo piacere a tutti. Magari a noi non ci piacciono nemmeno quelli a cui non piacciamo. Oppure, vabbè, a quello non piaccio, piacerà a qualcun altro. Cioè non è un problema. Anche perché spesso si capisce che non piacciamo agli altri per delle loro preclusioni, perché abbiamo detto qualcosa che non gli piaceva, perché abbiamo espresso un credo che a loro non piace o perché abbiamo negato un credo che a loro piace, perché la pensiamo diversamente da loro. Capire che ci si sente belli o brutti a seconda di come ci sente di valere non è facile, e soprattutto non è facile capire che ci sentiamo di valere o meno a seconda di come ci hanno fatto sentire i genitori. Perché per capirlo dobbiamo cominciare a ricordare come ci hanno trattato i genitori, cosa ci dicevano. C'era un esercizio della Gestalt interessante, io ho seguito varie scuole, che faceva una cosa semplicissima, faceva mettere una persona seduta su una sedia e gli faceva mettere di fronte un'altra sedia e gli diceva: adesso quello è il tuo genitore, so, è tuo padre, tua madre, chi era, digli qualcosa che ti è successo, come ti senti, quello che ti pare. Quello gli diceva: sai, io mi sento così, non sono sicuro di, eccetera, eccetera. Adesso gli dicevano: cambia sedia, vai nell'altra e rispondi a te stesso. E lui rispondeva in genere le frasi che aveva sentito dire al genitore, molto spesso. Poi ritornava al suo posto e rispondeva. Era un modo molto simpatico per far capire la verità sul genitore, una parte della verità, perché non tira fuori i traumi, sia chiaro. Però delle emozioni le tira fuori. Spesso le varie psicoterapie tirano fuori emozioni, è che non tirano fuori i traumi. I traumi li tirano fuori i sogni. E
quando cominciano le persone, quando cominciano a ricordarsi come parlavano con loro i genitori, gli si apre un mondo, gli si apre il mondo dei genitori che avevano dimenticato. Io ho sentito un'infinità di gente, no, venuta in analisi da me, che mi diceva no, la mia famiglia è stata brava, la mia famiglia mi ha trattato bene, eccetera. E dopo usciva di tutto e di più, perché cominciavano a tirare fuori i sogni, perché cominciavano a venire fuori i ricordi dei trattamenti che gli facevano, magari attraverso sogni, no? Non so, sognavano, non so, un gatto che veniva picchiato con delle fruste di ferro, eccetera, eccetera. E quel gatto erano loro bambini, no? Era anche evidente che erano loro bambini, non è che qualcuno avesse, non è che si ricordava di qualche gatto che era stato picchiato. Allora piano piano capivano, quindi capivano i maltrattamenti dei genitori e poi alla fine veniva il sesso. E spesso era un qualcosa che gli veniva messo in bocca, che poteva essere una bottiglia con un contenuto, un'ampolla con un contenuto, un cilindro di qualcosa, eccetera, eccetera, pezzo di legno, di tutto. E allora cominciavano a capire che qualcuno li aveva abusati, dopo dovevano capire chi li aveva abusati, e lì altri sogni, eccetera, eccetera. E naturalmente accettare un abuso non è una cosa semplice. E la prima cosa che fa un bambino nell'abuso, dopo lo schifo, perché ai bambini fa schifo all'inizio, fa uno schifo e un terrore pazzesco, e ve ne accorgete perché i bambini hanno orrore del contatto delle mucose. Finché si baciano sulle guance va bene, ma quando vedono già quelli che si baciano con la lingua, gli fa schifo. Poi da grande cambiano idea, naturalmente. Quindi provano uno schifo tremendo, però poi piano piano si adattano, perché i bambini si adattano, lo spirito di sopravvivenza è grande. E non solo si adattano al sistema e lo accettano come amore, ma pensano che se gli hanno fatto una cosa del genere è per colpa loro. Tutti gli abusati si sentono in colpa. Pensano che se il genitore, che è onnipotente come Dio, che fa tutto giusto e lo ama come Dio, abusa di lui, vuol dire che lui ha fatto qualcosa di male per attirare questo abuso. Quello sporco è lui. Ci si sente sporchi, ci si sente giudicabili, ci si sente giudicati. Si ha paura di parlare con gli altri, si ha paura di stare con gli altri, si ha paura di interagire con gli altri. Quindi il bambino si sente pieno di colpe e cresce con i sensi di colpa e ha il senso di essere poco amabile, perché lui non è bravo e perché lui non è bello.
e quindi non è amabile, non può essere amato dalle donne perché lui non è bello, o non può essere amata dagli uomini perché lei non è bella e non è brava e non vale. Ma il senso di non essere belli è soprattutto un problema degli uomini. Però, in generale, ci si sente belli o brutti, donne e uomini, a seconda di come si è stati trattati dai genitori. Per cui anche le donne che sono state abusate dai padri si sentono brutte perché non si sentono amabili, perché il padre non le ha amate, non le ha rispettate, non le ha amate, né prima né dopo, né durante. Per cui la bellezza è un'illusione, anche perché noi non possiamo innamorarci di una persona perché è bella. Cioè, se no ci mettiamo davanti a una statua e diciamo: ah, che meraviglia, me la tengo in casa, mi compro la bambola gonfiabile, sto a posto. Noi con una persona ci dobbiamo interloquire, dobbiamo aprire la mente con quella persona, dobbiamo avere il piacere di starci, di comunicarci, oltre che di fare sesso, anche di comunicarci, perché la maggior parte del tempo noi comunichiamo idee, condividiamo pareri, vediamo cose insieme, giudichiamo gli altri, ci confrontiamo, eccetera, eccetera. Ed è quello che dà piacere alla vita. No, se l'altro è bello ma è un salame, che ci facciamo? Ce ne frega niente. Per cui noi non piacciamo o piacciamo a seconda che siamo belli o brutti, ma a seconda di come stiamo dentro. Un saluto a tutti.